Ciao a tutti amici della bilancia, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami bilancia, tendenze energetiche affettive per il secondo semestre del 2024. Abbiamo il mondo, amici della bilancia, periodo di risultati, periodo di compimenti, periodo di traguardi raggiunti. Tenete presente che il mondo è anche una carta che ci parla di distanza, quindi per qualcuno potrebbe esserci in vista un trasferimento, un trasloco e non escludo che potrebbero anche arrivare dei figli. Tenete sempre presente che la parola figli nei tarocchi è sostituibile con la parola progetti, dipende dal tipo di situazione di ognuno. Vi dico, le letture sono collettive, quindi è facile che non risuoni tutto. Prendete quello che vi serve e lasciate andare il resto all'universo. Ma se per caso non risuonasse nulla o se voleste completare il messaggio, vi invito ad ascoltare l'ascendente e il segno lunare. Per capire poi come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, la trovate sotto nella descrizione del video e sempre in descrizione trovate anche il mio indirizzo email nel caso vogliate contattarmi, le previsioni per il primo semestre del 2024, per l'estate del 2024 e ci sono anche i link per i corsi gratuiti presenti sul canale. Tenete presente che questa è una di 4 previsioni che escono per il secondo semestre, una è quella generale, l'altra è quella sulla crescita spirituale, sono già online, poi c'è questa e successivamente pubblicherò quelle sul lavoro ed economia. Trovate sempre tutto nelle playlist del canale sotto l'oroscopo annuale e stagionale. Amici della bilancia, cominciamo con un 8 di pentacoli. Abbiamo un 4 di coppe, un 7 di coppe, un 5 di bastoni, la carta del giudizio, un 10 di coppe, e la carta del carro. Bene ragazzi, partiamo da questo 8 di pentacoli. Adesso andiamo a vedere carta per carta, poi andrò a fare i vari esempi, single, coppie, famiglie, figli, via dicendo. Allora, l'otto di pentacoli è una carta che mi parla di una certa quotidianità, di una certa regolarità, di una certa routine, che potreste vivere nella seconda parte dell'anno. Anche se poi in realtà potrebbero aprirsi delle strade, a livello affettivo, a livello relazionale. Andiamo a vedere carta per carta. Partiamo dall'otto di pentacoli. Abbiamo un 5 di pentacoli e un fante di bastoni. Ho capito, potrebbe esserci una sorta di perdita di entusiasmo a causa di questa routine un po' troppo ripetitiva. Andiamo a vedere il 4 di coppe. Io non sento che sia negativa comunque questa routine. Sì, magari è un po' piatta, però vi dico, avete anche un 10 di coppe. Sento che in qualche modo siete appagati, state bene, diciamo. Sapete, c'è un detto che dice nessuna nuova, buona nuova. Cioè, quando non arrivano notizie vuol dire vuol dire che va tutto bene, insomma, perché di solito le notizie quando arrivano sono cattive. O è una specie di scaramanzia, diciamo di detto scaramantico, come per dire finché non arrivano cattive notizie vuol dire che va tutto bene. Allora, il 4 di coppe è spiegato, ragazzi, da un 3 di spade e da un carro. Qui abbiamo l'energia del carro che si ripete. C'è qualche tipo di sofferenza,
con questo 3 di spade, dovuto al fatto che o non vi potete spostare o non potete fare un qualche tipo di scelta o non vedete un'alternativa a qualche tipo di scelta che dovete prendere. Andiamo a vedere il 7 di coppe, 8 di bastoni. Vi dico, si aprono delle possibilità con questo 7 di coppe, potrebbero anche non essere tutte possibilità concretizzabili, però sì che diciamo c'è una sorta di apertura. Abbiamo anche un 8 di bastoni e un 5 di bastoni, che comunque sono una carta che si ripete. Qui ho l'idea che potrebbero esserci delle o notizie, ragazzi, che bisogna un attimino gestire, potrebbero esserci delle novità, giustamente è un 7 di coppe, quindi si aprono delle porte, ma con questo 5 di bastoni ho come l'idea che potrebbero esserci come delle scaramucce, delle competizioni, delle anche false illusioni un po', per qualcuno. Perché comunque vi ricordo che 7 di coppe è la carta un po' delle illusioni. Andiamo a vedere il 5 di bastoni. Quattro di bastoni e fante di coppe. Scusate, cavaliere di coppe. È come se questo 5 di bastoni rappresentasse una vostra lotta o una lotta con qualcuno, magari potrebbe anche essere, considerato che qui abbiamo un cavaliere di coppe, per diciamo arrivare a un certo tipo di equilibrio, di accordo, di stabilità, di nuova realtà. Perché giustamente se si aprono queste nuove opportunità poi c'è da capire come ricreare una routine, un equilibrio, una zona di comfort, che non è vista in senso negativo, una zona di comfort nel senso una zona dove io mi sento protetto al sicuro. Andiamo a vedere il giudizio. Asso di bastoni e 9 di spade. Io credo che qui ci sia qualche difficoltà nel prossimo semestre a guardare il futuro, perché qui abbiamo una carta che mi parla proprio di qualcuno che si preoccupa di certe cose che potrebbero succedere, che però in realtà, diciamo, potrebbero anche non succedere. È una preoccupazione su come muoversi, perché probabilmente non si vede chiaro. Vi dico, qua c'è una sorta di... È come se non si vedessero altre possibilità e c'è una sorta di incapacità di scelta. E qui vediamo con il giudizio contrario che è come se non si riuscisse ad avere una visione di insieme, non si sapesse bene da che parte andare. C'è la volontà di andare, di agire, di fare, ma c'è anche tanta preoccupazione per il passato e, ripeto, per qualche tipo di tema o che non si è affrontato o che diciamo che ha creato problemi nel passato e qualcuno qui ha paura che si ripresentino questi problemi. Vediamo un po' il 10 di coppe. Torre. E 3 di bastoni. Qui probabilmente, ragazzi, c'è qualche tipo di credenza legata a un gruppo, legato ad una famiglia, che potrebbe aver bisogno di qualche tipo di fare un passo avanti, mettiamola così. Di solito quando arriva la torre è perché c'è un crollo di certe dinamiche. Potrei anche rivederlo un po' qui, eh. Andiamo a vedere il carro. Perché comunque alla fine, cioè qua ce l'avevate a testa in giù, ma qui ce l'avete a testa in su. Quindi vi dico, una decisione si prenderà, una scelta, una direzione,
una nuova strada, anche se qui ce ne sono diverse che si aprono. È interessante perché qua non lo vedete, ma poi qui è come se qualche notizia arrivasse, qualche comunicazione arrivasse che aprisse una serie di possibilità. Probabilmente non vedrete la visione di insieme, c'è da fare comunque dei passi avanti, ma io ho la sensazione che li farete con una nuova speranza, con un nuovo wow, mondo e mondo. Sì, con una nuova speranza, con un nuovo spirito di guardare la situazione, di guardare la relazione. Potrebbero esserci nuovi obiettivi. Vi dico, qua è testa in giù il mondo, qui invece ce l'avete a testa in su. Datemi un'altra carta per questo mondo, ma sento che comunque è molto positivo. Il carro veramente è il superamento dei dubbi, il superamento delle difficoltà. Con la stella ci sono i nuovi obiettivi, c'è una nuova speranza, un nuovo modo di vedere le cose, un nuovo modo di darsi. Una carta per il mondo, per piacere, grazie. Cavaliere di spade e diavolo. Ragazzi, sento che prenderete il controllo della situazione. Con il carro prenderete in mano le redini e il vostro potere personale. È come se arrivasse una sorta di determinazione aggiuntiva. Wow, bellissimo. Allora, sentite, parliamo di single. Allora, per quello che riguarda i single, vi trovo un po' sconsolati, se ve la devo dire tutta. Probabilmente qualcuno è lì focalizzato sul lavoro, che ehm, così magari è concentrato sugli amici, anche se neanche poi tanto in realtà. Vi vedo un po' con mancanza di entusiasmo per il prossimo semestre. È come se qualcuno dovesse ancora fare un lavoro su qualche tipo di perdita, su qualche tipo di sofferenza. È come se si dovesse ancora chiudere un ciclo, trovare la propria stabilità. Per quello che riguarda le persone che potrebbero entrare, effettivamente ragazzi movimento ce n'è, però non vedo nessuno che vi colpisca in particolare, se ve la devo dire tutta. Potrebbe magari esserci... Allora, qualche invito ad uscire, qualche serata piacevole, però da lì a dire che inizierà una relazione di tipo stabile non vi sento convinti. Per quello che riguarda invece le relazioni già esistenti, allora vi dico, se siete tipo all'inizio di una relazione o comunque una relazione insomma che è ancora in fase di conoscenza, devo dirvi che per qualcuno, allora, per qualcuno potrebbe arrivare una delusione, mm? Come la sensazione che ci si renda conto che l'altro non è sulla stessa lunghezza d'onda vostra. Per qualcun altro vi dico che potrebbe essere annullato uno spostamento, un viaggio. E beh, ho più la sensazione che ci siano come dei problemi tecnici che possano rallentare un movimento fisico. Considerato che c'è il mondo, potrebbe essere un trasloco, un trasferimento o andare a convivere o cose per lo stile. Come se ci fossero delle cose che rallentano in un certo senso, che sono cose esterne, però. Se siete in una relazione che non si sa bene da che parte, cioè non è ufficiale, diciamo così, ehm, ragazzi, qui devo dire che sì, alla fine del periodo prenderete in mano le redini della situazione, ma come l'idea che vi accontenterete di stare lì? Cioè, come vi posso dire?
per il prossimo semestre vi darà l'opportunità di capire, perché rimarrete in questa situazione, in questa relazione, però il prossimo semestre vi darà la possibilità di capire che lì non è per voi, fondamentalmente. Infatti poi qua c'è un movimento, mm? C'è una nuova speranza, il crollo di certe sicurezze. Non so, come l'idea che non sia esattamente la relazione che vi meritate. E sì, potrebbero comunque entrare persone nuove interessanti. Allora, per chi invece ha creato una famiglia, quindi adesso parliamo di famiglie, non importa se è la famiglia che avete creato voi o se è la famiglia di origine, diciamo così, potrebbe risuonare in entrambi i casi. Qui ho la sensazione che le cose vadano piuttosto, insomma, piuttosto bene. Ehm, Vi dico, ci potrebbe essere qualche momento difficile a livello magari economico, quindi per qualcuno fate attenzione a non contrarre troppe... Mi parlano di rate e di debiti, quindi se avete tante piccole rate fate attenzione a non accumularne ancora, cercate di, insomma, di non spendere più del dovuto, ecco, mi viene da dire. Vi dico anche la sensazione che per qualcuno ci potrebbe essere un'occasione di lavoro in famiglia. Se parliamo di figli, e se non avete figli potrebbero essere progetti, ricordo sempre che queste due parole nei tarocchi possono essere interscambiabili, figli e progetti. Allora, devo dire che ho la sensazione che qualche figlio sia un po' troppo dipendente dalle scelte dei genitori, dalle idee dei genitori, dalla volontà, dal denaro anche qualcuno, dei genitori. C'è come una sorta di insicurezza, vorrebbero fare, comunicano, diciamo, quello che vorrebbero fare, però poi in realtà non fanno niente per farlo, sono combattuti. Il prossimo semestre sarà un po' caotico, devo dire, per quello che riguarda i progetti, e i figli. Se parliamo di, diciamo, relazioni sociali, amici, ecco, anche lì vedo che le cose potrebbero essere dinamiche. Dinamiche nel senso che ci potrebbero essere come dei progetti in comune con degli amici e per qualcuno, ragazzi, nell'ambito delle amicizie ci potrebbe essere una proposta romantica che non vi aspettate. Questo ve lo dico. Abbiamo anche il giudizio al contrario però, c'è qualche cosa di cui non vi rendete conto, di cui non siete consapevoli. Per quello che riguarda il vostro nutrimento personale, ovvero la relazione con voi stessi, come amate voi stessi, come vi nutrite, anche lì sento che questo tipo di relazione, di rapporto, ragazzi, farà un passo in avanti. È come se ci fossero delle ideologie o una mentalità anche di carenza, potrebbe essere per qualcuno, anche magari a causa di queste preoccupazioni, che verrà lasciata indietro, perché tutto sommato non ve la state cavando male, non state poi così male, insomma. E devo dire che con questo carro alla fine, insomma, come vi dicevo all'inizio, cioè a metà lettura, più o meno, prenderete voi in mano le redini della situazione con una forte determinazione, un forte potere personale. Che altro vi posso dire, ragazzi? Vedo fermento, fermento, determinazione, decisione.
nuove realtà, nuovi equilibri, connessione. Allora, nutro e alimento la connessione che riempie la mia coppa. Wow, tenete presente che il 4 di bastoni è la carta delle anime gemelle. È un po' come dire, siamo uno, siamo lo specchio, l'anima gemella dell'altro, e se tu nutri me, io nutro te. È una bellissima carta, devo dire. Il divino maschile che nutre il divino femminile e viceversa. Andiamo a vedere ancora un oracolo di questi che io adoro. Osserva le tue conversazioni. Qui si parla di conversazioni con se stessi. Lezione di oggi. Osserva le conversazioni nelle quali prendi parte oggi. Sono produttive o hai cattive intenzioni? Sono piene di pettegolezzi o al contrario di informazioni stimolanti? L'obiettivo: riconoscere la qualità delle informazioni con le quali alimenti la tua mente ogni giorno. Wow, anche le lamentele creano energia negativa, ragazzi, quindi quando vi lamentate di qualche cosa vi state abbassando l'energia da soli e quando siete vicino a qualcuno che si lamenta tanto, automaticamente vi abbassa le vibrazioni perché assorbiamo, il negativo è più pesante del positivo, ok? Quindi tende a tirare giù. Non vi fate così influenzare, tirare giù dalle energie esterne. Amici della bilancia, questo è quello che avevo per voi, spero che la lettura possa essere stata d'aiuto, fatemelo sapere nei commenti. Se avete piacere di sostenere il canale potete mettere like, iscrivervi, condividere il video o lasciare anche una piccola donazione e se volete iniziare un percorso di crescita con me potete scrivermi una mail per prenotare un appuntamento oppure potete abbonarvi al canale se preferite andare a vostro ritmo. Bene, io vi ringrazio di essere stati qui, vi auguro un secondo semestre splendido, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!